3 settembre 1928. Un biologo di nome Alexander Fleming rientra nel suo laboratorio al St. Mary's Hospital di Londra dopo una vacanza. Sul banco di lavoro una pila di piastre di Petri dimenticate, batteri che aveva coltivato settimane prima. Si aspetta di trovarli vivi, ne prende una, la osserva e quello che vede lo ferma. Qualcosa non torna. In quella piastra crescono colonie di stafilococco, macchie giallastre e dense, ma al centro c'è un intruso, una chiazza di muffa verde-azzurra con bordi irregolari. E intorno a quella muffa i batteri erano scomparsi, formando una zona di inibizione. Dissolti, come se qualcosa li avesse cancellati. Fleming avvicina la piastra alla luce. L'alone intorno alla muffa è perfettamente limpido. Niente vita, niente batteri. Solo un cerchio trasparente nel mezzo di una colonia che avrebbe dovuto proliferare indisturbata. Qualunque cosa quella muffa stia producendo è letale per i batteri. Fleming la chiama penicillina, dal nome del fungo Penicillium notatum. Per capire perché questa scoperta cambierà tutto, devi sapere com'era il mondo prima. L'affermazione è incompleta e non può essere verificata. Un taglio infetto durante il raccolto, un dente cariato, un parto complicato. L'infezione entrava nel sangue e non c'era niente, assolutamente niente, che potesse fermarla. I batteri sono macchine di sopravvivenza microscopiche. Uno stafilococco ha un diametro di circa 1 micrometro, quindi ne servirebbero circa 1000 in fila per coprire 1 millimetro. Ma si duplica ogni 30 minuti. 1 diventa 2, 2 diventano 4. In 12 ore un singolo batterio può generare oltre 60 miliardi di copie e ciascuna di esse produce tossine che distruggono i tessuti. Nella Prima Guerra Mondiale le infezioni delle ferite furono una delle principali cause di morte, ma per la prima volta nella storia dei grandi conflitti il numero di morti in combattimento superò i non per le bombe, per i batteri. Un foro di pallottola nel braccio significava gangrena, un'amputazione, spesso la morte. Gli ospedali da campo puzzavano di carne in decomposizione. I chirurghi operavano sapendo che nella maggior parte dei casi il paziente sarebbe morto comunque. Ecco cosa fa la penicillina. Ogni batterio è avvolto da una parete rigida, una corazza fatta di uno zucchero speciale chiamato peptidoglicano. Questa parete è tutto. Senza di essa, il batterio esplode. La penicillina si infiltra nel processo di costruzione di questa parete. Si lega agli enzimi che assemblano i mattoni. Li blocca. Il batterio continua a crescere, ma la sua armatura non si chiude mai. L'acqua entra dai buchi. La pressione interna aumenta e il batterio scoppia, come un palloncino gonfiato oltre il limite. Questa è la penicillina. Non avvelena il batterio, non lo soffoca. Gli impedisce di costruire la propria armatura. E senza armatura la fisica fa il resto. Ma Fleming non è un chimico. Non riesce a purificare la sostanza. Pubblica i risultati nel 1929, ma il mondo scientifico li ignora. Per 11 anni la penicillina resta una curiosità da laboratorio. Un appunto in un cassetto. Mentre milioni di persone continuano a morire per infezioni che quella muffa potrebbe curare. 1940, Oxford, Inghilterra. 2 scienziati, Howard Florey e Ernst Boris Chain, riaprono quel cassetto. Florey è un patologo australiano. Chain è un biochimico tedesco, fuggito dal nazismo. Insieme fanno quello che Fleming non è riuscito a fare. Estraggono la penicillina pura dalla muffa. È una polvere marrone. Sembra insignificante. Ma è l'arma più potente che l'umanità abbia mai creato contro le infezioni. 12 febbraio 1941. Albert Alexander,
un poliziotto di 43 anni, sta morendo. Si è graffiato il viso con una spina di rosa mentre potava il giardino. Il graffio si è infettato. L'infezione si è diffusa agli occhi, al cuoio capelluto, ai polmoni. I medici gli hanno già rimosso un occhio. Non c'è più nulla da fare. Florey gli inietta la penicillina. In 24 ore la febbre scende. L'infezione arretra. Alexander riprende a mangiare. Ma la penicillina finisce. Florey e Chain ne hanno prodotta così poca che recuperano persino quella nelle urine del paziente. La filtrano e la reiniettano. Non basta. Dopo 5 giorni le scorte si esauriscono. L'infezione torna. Albert Alexander muore il 15 marzo. La penicillina funziona. Ma non ce n'è abbastanza per salvare nemmeno un uomo. Serve una quantità industriale. Ma l'Inghilterra è in guerra, bombardata ogni notte. Florey attraversa l'Atlantico e chiede aiuto agli americani. Il governo degli Stati Uniti mobilita 21 aziende farmaceutiche. Ma c'è un problema. Il penicillium di Fleming produce quantità ridicole di penicillina. Serve un ceppo più potente. 1943, Peoria, Illinois. Una ricercatrice di nome Mary Hunt ha un compito bizzarro: cercare muffe. Ogni giorno va nei mercati della frutta, nelle cantine, nei panifici e raccoglie campioni di muffa da qualunque cosa stia marcendo. I colleghi la chiamano Moldy Mary. Mary l'ha ammuffita. Un giorno porta un melone di cantalupo coperto da una muffa dorata e densa. Quel melone cambierà la storia. Il ceppo trovato su quel frutto produce 200 volte più penicillina di quello originale di Fleming. 6 giugno 1944. Il D-Day. 160.000 soldati alleati sbarcano sulle spiagge della Normandia. Per la prima volta nella storia militare, ogni soldato ferito ha accesso a un antibiotico. La penicillina è nei kit medici, nelle sacche, negli ospedali da campo. Le ferite, che nella guerra precedente significavano morte certa, ora guariscono in pochi giorni. Nei 10 anni successivi, la mortalità per infezioni batteriche crolla del 95%. La polmonite non è più una sentenza di morte. La tubercolosi si può curare. Un taglio infetto non richiede più l'amputazione. L'aspettativa di vita media globale è più che raddoppiata nel corso del XX secolo, passando da circa 32 anni nel 1900 a oltre 70 anni nei decenni più recenti. Un processo a cui gli antibiotici hanno CE. Tutto è iniziato da una piastra di Petri dimenticata. Ma già nel 1945, nel suo discorso per il premio Nobel, Fleming lancia un avvertimento. Dice: se usiamo la penicillina in modo scorretto, a dosi troppo basse o per troppo poco tempo, i batteri impareranno a resisterle. All'epoca nessuno lo ascolta. La penicillina è un miracolo. Chi vuole sentire parlare di pericoli mentre il mondo festeggia? Ecco come funziona la resistenza. Un batterio su milioni, per pura casualità genetica, produce un enzima capace di spezzare la molecola di penicillina. Quel batterio sopravvive, si replica. In poche generazioni l'intera colonia è resistente. Non è la muffa che diventa più debole, sono i batteri che diventano più forti. E ogni volta che usiamo un antibiotico in modo sbagliato, acceleriamo questo processo. Oggi i batteri resistenti agli antibiotici uccidono 1.270.000 persone all'anno nel mondo, più della malaria, più dell'AIDS. Esistono ceppi di stafilococco, lo stesso batterio che Fleming studiava, che resistono praticamente a ogni antibiotico conosciuto. Li chiamiamo superbatteri e il numero cresce ogni anno. Dal 2000 a oggi il numero di nuovi antibiotici approvati è crollato. Le aziende farmaceutiche preferiscono investire su farmaci per malattie croniche che i pazienti prendono per tutta la vita.
Un antibiotico che curi in 7 giorni non è un buon affare. Il risultato è che stiamo esaurendo le armi e i batteri no. E così siamo tornati quasi al punto di partenza. In alcuni ospedali i chirurghi esitano prima di operare, perché le infezioni post-operatorie resistenti sono sempre più comuni. Ci sono pazienti che muoiono per infezioni banali, come un'infezione urinaria, perché nessun antibiotico funziona più. Il mondo che esisteva prima di Fleming, quel mondo in cui un graffio poteva ucciderti, sta tornando. Tutto questo è iniziato da una finestra lasciata aperta. Una spora di muffa che ha viaggiato nell'aria fino a posarsi su una piastra dimenticata. Un evento così improbabile che se Fleming fosse tornato un giorno prima o un giorno dopo, non l'avrebbe mai visto. La penicillina non è stata inventata dall'uomo, è stata inventata da un fungo 400 milioni di anni fa per difendersi dai batteri. Noi l'abbiamo solo trovata e ora rischiamo di perderla. Io sono Renderium e questa è la guerra invisibile che si combatte dentro di te in questo momento. Iscriviti per scoprire le battaglie che il tuo corpo combatte ogni giorno senza che tu lo sappia.